Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Restate con noi fino alla fine, perché oggi vi raccontiamo una notte che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso e ha riacceso ricordi ed emozioni legati a due nomi amatissimi, Gökberk Demirci e Özge Yağız. Prima di proseguire, se vi piacciono questi approfondimenti, iscrivetevi e condividete. Il sostegno di chi ci segue rende possibile ogni aggiornamento tempestivo. La città dormiva quando, secondo quanto trapelato, il telefono di Gökberk Demirci ha squillato all'improvviso, recando una notizia che lo ha gelato. La salute di Özge Yağız aveva richiesto un intervento immediato dei medici. Nessun preavviso, nessuna preparazione mentale, solo quell'urgenza che non ammette esitazioni. E infatti, riferiscono fonti vicine alla coppia, Gökberk ha afferrato le chiavi, così com'era, e si è lanciato in una corsa notturna verso l'ospedale, senza pensare a cosa avrebbe trovato, senza preoccuparsi di chi lo avrebbe visto. Si racconta che sia arrivato in pigiama e giacca leggera, con il viso rigido e lo sguardo fisso, come se ogni secondo potesse fare la differenza. Appena varcata la soglia del pronto soccorso, gli occhi di Gökberk Demirci, dicono i presenti, tradivano un'ansia feroce. Ha chiesto informazioni, ha atteso in piedi, ha camminato avanti e indietro nel corridoio, domandando con discrezione ma insistenza quando avrebbe potuto vedere Özge Yağız. Il personale medico avrebbe compreso la situazione e lo avrebbe aggiornato a intervalli regolari, mentre lui, con quella compostezza che il pubblico gli riconosce anche fuori dal set, cercava di mantenere il controllo. L'attesa è durata a lungo, e ogni minuto ha pesato come un'ora. Nel frattempo, fuori, la voce correva rapida. Qualcuno aveva notato l'auto di Gökberk Demirci fermarsi davanti all'ingresso, qualcun altro giurava di averlo visto correre lungo il corridoio che porta alle stanze di osservazione. In rete, i commenti si sono moltiplicati come gocce in una pioggia estiva, rievocando i tempi in cui lui e Özge Yağız occupavano le cronache con la loro complicità, davanti e dietro la camera. Gökberk è sempre stato lì per Özge, scrivevano in molti, come un ritornello che non ha perso forza. Altri, più audaci, hanno letto nel gesto un segnale che va oltre la semplice amicizia. Per loro, quella corsa notturna custodisce una fiamma mai spenta. Che si tratti di un affetto profondo o di un riflesso istintivo nato dall'abitudine di esserci l'uno per l'altra, la sostanza non cambia. L'immagine di Gökberk Demirci in ospedale per Özge Yağız ha riaperto un capitolo che il pubblico non ha mai smesso di seguire con nostalgia. Fonti interne, intanto, spiegavano che le condizioni di Özge Yağız fossero stabili, sotto monitoraggio attento, e che i medici stessero procedendo con cautela. Nessun allarmismo, ma nemmeno superficialità, la paziente al centro, la prudenza come parola d'ordine. Eppure, nonostante la rassicurazione, il vero epicentro emotivo della notte è stato il comportamento di Gökberk Demirci. C'è chi lo descrive paziente e composto, chi lo ricorda appoggiato alla parete con le mani intrecciate, gli occhi fissi su una porta che sembrava non volersi aprire. Ad ogni medico che passava, un cenno, una domanda breve, un grazie sussurrato. In tanti, tra i presenti, hanno percepito quell'attenzione come una dichiarazione silenziosa. I media hanno raccolto le testimonianze e le foto scattate di sfuggita. L'attore in corridoio, il cappuccio tirato su per proteggere un po' di privacy, l'andirivieni dei camici bianchi, la luce fredda dei neon a illustrare una scena che pare uscita da un film romantico e drammatico allo stesso tempo. Sui siti di intrattenimento e nei programmi del mattino, le parole chiave si sono rincorse: corsa di mezzanotte, gesto romantico, notte di ansia e speranza. Tutti volevano un dettaglio in più, un indizio capace di sciogliere il grande interrogativo. Si tratta di pura amicizia o di qualcosa che, nonostante i percorsi separati, non ha mai smesso di vivere? Nel frattempo, gruppi di fan ambientati attorno all'ospedale raccontavano la stessa storia con tanti piccoli punti di vista. Alcuni giuravano che Gökberk Demirci non si fosse mosso dalla sala d'attesa per ore. Altri ricordavano di averlo visto parlare in tono calmo con l'infermiera di turno. Altri ancora dicevano di aver incrociato il suo sguardo, esausto ma deciso, come se non ci fosse altro posto al mondo in cui desiderasse stare se non lì. Col passare delle ore, una voce dopo l'altra, la narrazione si è fatta più nitida. Özge Yağız stabile,
la terapia è in corso, i medici soddisfatti della risposta ottenuta. Nessuna dichiarazione ufficiale oltre il minimo indispensabile, ma tanto basta per frenare gli allarmismi. E Gökberk? Lui è rimasto. Lo hanno visto sedersi solo quando qualcuno lo ha invitato a farlo, lo hanno visto riprendere fiato, scambiare poche parole, poi alzarsi di nuovo al minimo rumore proveniente dalla stanza in cui era ricoverata Özge Yats. Le domande si accavallavano. Ha trascorso tutta la notte lì? Ha chiesto di poter vederla, anche per qualche minuto? Quanto profondo è il filo che li lega, al di là del tempo e delle indiscrezioni? La conversazione online intanto cresceva a vista d'occhio. Senza bisogno di etichette o slogan, la rete ha trovato un modo per raccontare la stessa immagine con parole differenti. Gökberk corre verso Özge, Gökberk non la lascia sola, Gökberk e Özge, di nuovo uno accanto all'altra, anche se solo tra corridoi e porte chiuse. Pochi scatti, qualche clip tremante, e una marea di interpretazioni. I fan più romantici hanno parlato di un legame che resiste agli urti della vita. I più cauti hanno preferito leggere la notte come il gesto fedele di un amico che non si tira indietro di fronte alla necessità. In ogni caso, la storia ha occupato la parte alta delle pagine più cliccate, con titoli che viravano sul melodramma ma lasciavano spazio alla speranza. Chi ha visto quella scena dal vivo racconta di un'atmosfera irreale. Il silenzio del reparto spezzato da passi rapidi, la macchina del caffè che borbotta, le porte che si aprono e si chiudono. E, in mezzo, la figura di Gökberk Demirci, riconoscibile anche a distanza per il modo in cui tiene le spalle, per la concentrazione che sembra avvolgerlo quando qualcosa conta davvero. Un'infermiera dice di averlo visto distendere il respiro nel momento in cui un medico gli ha comunicato esiti rassicuranti. Qualcuno ha parlato addirittura di un sorriso breve, tirato fuori a fatica, come se gli fosse caduto un macigno dal petto. È stato un attimo, ma sufficiente a cambiare il colore della notte. Più tardi, quando la notizia ha raggiunto l'apice, fuori dall'ospedale si è creata una piccola folla. Non un caos ingestibile, piuttosto un mormorio continuo, fan, curiosi, qualche volto del settore, e giornalisti di spettacolo in cerca di dettagli. L'aria fredda ha messo alla prova la pazienza di tutti, ma nessuno si è mosso. C'era l'idea che, da un momento all'altro, potesse accadere qualcosa di significativo, una dichiarazione, un saluto, un cenno. Nella stanza di degenza, intanto, Özge Yats riposava, seguita dai medici, e nel corridoio, Gökberk Demirci continuava a chiedere, contatto, notizie precise, rispettando i tempi ma senza lasciar scivolare via le ore nell'indifferenza. La scena, dicono, aveva la sostanza delle cose che non si scordano, la preoccupazione sincera, la fatica di restare lucidi, la speranza che cresce a ogni buon segnale. Allo scoccare dell'alba, le testate online erano piene. Gökberk Demirci in ospedale per Özge Yats fino al mattino, notte intensa, ma le condizioni di Özge sono sotto controllo, un gesto che sa di cuore, non solo di amicizia. Il pubblico, davanti allo schermo, commentava e condivideva. Alcuni, inevitabilmente, paragonavano la scena a quelle interpretate sul set, ma qui non c'era una sceneggiatura, non c'era un regista a chiedere un ciak in più. C'era la vita, con i suoi vuoti e le sue impennate. E c'era un uomo che, chiamato nel cuore della notte, ha risposto senza farsi domande. Si è detto che, quando finalmente Gökberk Demirci ha potuto entrare nella stanza, i suoi passi si siano fatti più lenti, quasi a non voler disturbare. Si è avvicinato al letto, ha ascoltato le parole dei medici, ha annuito. Alcune fonti parlano di un momento di sollievo evidente, quasi un lungo respiro che ha sciolto la tensione. Altri raccontano di un silenzio pieno, come se tra i due bastasse poco più di uno sguardo per capirsi. A quel punto, il peggio sembrava alle spalle, la situazione di Özge Yats, controllata e in miglioramento, la promessa di un ritorno alla normalità con la cautela del caso. Eppure, la domanda che tutti si facevano rimaneva sospesa: cosa resta, dopo una notte così? Resta l'immagine di un legame che va al di là delle etichette, resta l'idea che, nei momenti che contano, alcuni rapporti ritrovino la strada di casa. Resta anche, per molti, la sensazione che il pubblico non abbia visto tutto,
che ci sia una parte della storia che appartiene solo a loro due? I giorni a venire porteranno dichiarazioni? Forse. Oppure, come spesso accade, parleranno i gesti. Nel frattempo, i fan hanno scelto da che parte stare. Dalla parte di chi apprezza il coraggio di mostrarsi, dalla parte di chi riconosce che la corsa in pigiama verso un ospedale non è uno stratagemma da copertina, ma la prova che, a volte, non si può far altro che essere presenti. Questo episodio, nato nel cuore della notte, non ha scosso soltanto i social e i set, ma ha toccato un luogo più profondo, quello in cui l'immagine pubblica incontra la verità delle reazioni istintive. Alcuni esperti di costume hanno spiegato che scene del genere catturano l'attenzione perché ci ricordano che, dietro i riflettori, gli attori restano persone, con paure e desideri. E chi conosce bene la storia di Gökberk Demirci e Özge Yağız lo sa, non servono grandi discorsi per intuire che quella notte ha riacceso sentimenti sottili, anche solo nella forma della cura e della gratitudine. Forse è questo il motivo per cui, quando si è saputo che Gökberk aveva lasciato l'ospedale solo dopo aver ricevuto ulteriori conferme positive, la folla ha tirato un sospiro di sollievo quasi collettivo. Le ore successive sono scivolate tra aggiornamenti misurati e ricordi condivisi. C'è chi ha riportato vecchie interviste, chi ha montato brevi clip con momenti iconici, chi ha scritto messaggi lunghi e profondi. Le piattaforme, oramai, funzionano così. Trasformano l'emozione privata in un racconto collettivo, e la storia della notte di Gökberk Demirci e Özge Yağız ne è la prova. Tra una foto sfocata e una frase piena di speranza, l'idea che il loro legame, in qualunque forma oggi esista, sia ancora speciale è diventata quasi una certezza. E mentre gli addetti ai lavori promettono ulteriori dettagli, c'è una verità semplice che rimane. Il passo svelto di Gökberk nel corridoio, il respiro che si fa più lento quando la paura allenta la presa, la porta che si chiude piano. Sono immagini che restano, che raccontano più di 1000 parole. Noi continueremo a seguire ogni sviluppo con rispetto e attenzione. Per ora, ci fermiamo qui, con la consapevolezza di aver assistito a qualcosa che ha unito pubblico e protagonisti in un'unica attesa. Se desiderate restare aggiornati su Gökberk Demirci, su Özge Yağız e su tutte le storie che fanno battere il cuore del mondo dello spettacolo, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividete questo video con chi, come voi, ama capire cosa si nasconde dietro i titoli. Ci vediamo presto, con nuove storie e, speriamo, con buone notizie su una notte che non dimenticheremo.